Ciao amici, eccomi di nuovo qui per continuare il discorso sulle origini del culto del vino. Oggi mi sono messa questo vestitino che sembra una toga greca, quindi giusto in tema. Cari uomini, la società è stata migliore e pacifica quando abbiamo governato noi. Non esistevano le classi sociali e, come vi ho raccontato la scorsa volta, tutti collaboravano per il benessere della tribù. La vita trascorreva tranquilla e il cibo, con la scoperta dell'agricoltura, era più abbondante e più facile da conseguire. Tutto si svolgeva secondo i ritmi naturali e stagionali e ci si raccomandava e si adorava la grande dea madre, nella speranza di ottenere raccolti migliori e stagioni più miti. Questo avrebbe permesso di sfamare i piccoli e gli anziani ed aumentare le possibilità di sopravvivenza e di sviluppo all'interno del gruppo sociale. Pensate, non esistevano i mariti e quindi neppure le suocere, non esistevano le mogli, né la gelosia, la figura dell'amante era sconosciuta, eppure i tradimenti. Non esistevano i fidanzati, i matrimoni, le coppie di fatto, i divorzi, gli assegni di mantenimento. Neppure i figli esistevano. Questo è un concetto che riguarda le singole famiglie, perché nel matriarcato, quando le donne del gruppo rimanevano incinte, si pensava all'intervento della dea. Perché, come ho già spiegato, gli uomini non sapevano di esserne la causa. La società moderna patriarcale, con il suo concetto di famiglia e quindi di proprietà, ha prodotto tutto quello che ho appena citato, e cioè mogli, mariti, suoceri, fratelli, sorelle, gelosie e lotte per l'eredità. La vita primitiva, regolata dalle donne, era serena e felice. E mi sono dimenticata di dirvi che non esisteva neppure il concetto di morte, come lo intendiamo noi, uomini moderni. Anche questo faceva parte del ciclo naturale e riguardava il rinnovamento della vita e della natura. Quindi la vita si svolgeva meravigliosamente, perlomeno sul piano psicologico. Oggi abbiamo molte comodità, viviamo molto più a lungo, ma siamo molto meno sereni. Dalla figura divina della Dea Madre sono derivati molti miti che hanno portato alla nascita di Bacco, e qui ritorniamo al tema centrale della mia filosofia del vino, che è praticamente un invito a ricongiungerci con la natura. Con il vino la nostra mente si rilassa e ci abbandoniamo ai sensi, e in questo modo ritorniamo in sintonia con noi stessi. Ritroviamo l'equilibrio tra corpo e mente e una purificazione completa dello spirito. Ora dovrò raccontarvi una breve storia della nascita degli dei greci, perché voi possiate comprendere chi sia il dio del vino. Già che ho intenzione di ospitare nella mia galleria, in Yucatan, dove vivo, nella mia galleria d'arte, che aprirò a breve, il Tempio di Bacco. Secondo la mitologia greca, a differenza della religione monoteista, dove Dio non è mai stato creato, ma è creatore di tutto, gli dei antichi si sono dovuti conquistare il loro posto, il loro ruolo. Secondo la mitologia antica, prima dell'universo esisteva il nulla, senza spazio e senza tempo, una specie di vortice oscuro e vuoto che inghiottiva se stesso. Questo nulla fu denominato caos, che in greco significa apertura, buco. Quindi gli antichi avevano già individuato l'esistenza di buchi neri, questi corpi celesti con una forza gravitazionale tanto intensa da non permettere a nessuna materia di uscire, nemmeno alla luce. Come è avvenuto il passaggio dal caos al cosmo? Sempre secondo la mitologia greca, ad un certo punto si mette in movimento un'energia che produce la materia primordiale. E racconta Esiodo, un poeta epico greco dell'antica Grecia, nella sua Teogonia, cioè nella sua Origine degli Dei, scritta più o meno tra il VII e l'VIII secolo a.C., che la prima materia creata fu Gaia Ogea, la terra, madre di tutto, la più antica tra le cose del mondo. La terra. La prima creazione è stata al femminile e la donna è la sua rappresentazione vivente, perché come la terra accoglie i semi, li nutre e li fa germogliare. La donna è così la rappresentazione vivente di madre natura, il suo clone in miniatura.
Abbiamo quindi un ruolo primario nel mondo e non secondario, come è accaduto negli ultimi millenni. State tranquilli, cari amici, la mia non è un'apologia del femminismo. Io amo solo l'equilibrio e la ricerca del sapere. Ed io sto solo spiegando ciò che è avvenuto. Come arriveremo a Dionisio e infine a Bacco sarà il soggetto del prossimo capitolo. Ciao a tutti!